La pronuncia in una lingua straniera è sicuramente molto importante, anche se spesso le si dedica poco tempo, perché ovviamente ci sono tante regole da imparare, tante parole da memorizzare. Ma non vi preoccupate, perché ci sono degli errori di pronuncia che più o meno tutti gli studenti commettono, indipendentemente dalla loro lingua madre, e che vedremo proprio in questo video. Ciao, io sono Graziana, la vostra insegnante di italiano, e questo è il mio canale, Lernamo. Restate là, prendete carta e penna e forse le vostre cuffie perché dovete ascoltare bene. In questo video vi spiegherò un po' quali sono gli errori di pronuncia più comuni commessi da chi sta imparando l'italiano come lingua straniera e vi spiegherò come evitarli, così che possiate rendere il vostro italiano più naturale e i madrelingua possono sicuramente capirvi meglio. E non vi preoccupate se da subito non riuscite a notare la differenza o non riuscite ad applicare queste regole. È normalissimo, serve sempre tanta pratica. L'importante è individuarli. Come sempre restate fino alla fine del video per un esercizio di ripasso. Cominciamo subito con un errore che tantissimi commettono, anche molti avanzati. Questo errore riguarda i verbi e in particolare l'accento tonico nella terza persona plurale. Facciamo chiarezza. Come leggete il verbo in questa frase? Loro, il libro. Leggono? Se avete pensato questo, avete commesso l'errore tipico di cui volevo parlarvi. La pronuncia corretta sarebbe leggono. Loro leggono il libro. Ma perché? Facciamo chiarezza. In italiano l'accento tonico, cioè la sillaba su cui cade il peso della parola quando la pronunciate, di solito cade sulla penultima sillaba, quasi sempre. Anche nei verbi, per esempio, prima persona plurale, mangiamo, mangiamo, parliamo, leggiamo, scrivete, dormite e così via. Ecco perché molti studenti provano a replicare questa regola anche con la terza persona plurale, dicendo parlano, scrivono, leggono, ma tutte queste forme sono in realtà sbagliate. Scrivono, leggono, parlano. La regola è questa. Nelle terze persone plurali l'accento non cade mai sulla penultima sillaba, ma sempre sulla terzultima o anche prima. Ma Graziana, come facciamo allora? C'è un trucchetto. Pensate sempre alla prima persona singolare, io. Ebbene, l'accento cadrà nella stessa posizione. In che senso? Prendiamo il verbo scrivere. Prima persona singolare. Io scrivo. Io scrivo. Loro scri.
scrivono. Avete notato? Mantenete lo stesso accento che avete nella prima persona singolare. Chiaramente però la forma deve essere coniugata alla terza plurale. Io parlo, parlo. Loro, parlano. Io dormo, loro dormono. Semplice, vero? Ma attenzione, c'è anche un livello successivo. Esistono infatti dei verbi in cui l'accento alla prima persona singolare cade sulla terzultima sillaba o addirittura prima. In questi casi il plurale segue la stessa identica posizione. Io abito, abito, terzultima sillaba. Loro abitano, abitano. Io comunico, comunico, terzultima sillaba. Loro comunicano. Io dimentico, loro dimenticano e non dimenticano. Sì, ok, Graziana, ma come faccio a sapere su quale sillaba della prima persona singolare del verbo l'accento cadrà? Non lo potete sapere in realtà, perché non c'è una regola ben definita in italiano, quindi vi consiglio di ascoltare il più possibile la lingua per imparare un po' a padroneggiare l'accento che comincerà subito a suonarvi più naturale e familiare. Il prossimo errore riguarda invece le doppie. Qui, lo so, si potrebbe parlare per ore. Tanti dei miei studenti, da qualsiasi parte del mondo, mi dicono: Graziana, so che tu mi stai pronunciando queste due parole, una con la doppia e una senza la doppia, ma io proprio non riesco a sentire la differenza. ad esempio, nono, nonno, caro, carro, sono, sonno, sete, sette. Di conseguenza, loro mi dicono, se non riesco a percepire la differenza, non riesco nemmeno a riprodurla. E questo lo capisco, però imparare a pronunciare le doppie correttamente potrebbe davvero salvarvi la vita, o meglio, potrebbe salvarvi la faccia, la reputazione. Perché infatti qualche volta in italiano pronunciare una parola con o senza la doppia ne cambia completamente il significato. Vediamo un po', vi offrirò una piccola lista di coppie e vediamo se riuscite a notare la differenza. Nono, nonno. Uno è il numerale ordinale, nono, l'altro è il papà dei vostri genitori, di vostra mamma o vostro papà. Nono, nonno, pena, penna, pena, dolore, sofferenza, penna, lo strumento per scrivere, sete, sette, sete, quando abbiamo bisogno di bere, sette, il numero, capello,
cappello, capello, cappello. Come si pronuncia allora una doppia? Semplicemente allungando il suono della consonante e di conseguenza accorciando la vocale che viene prima. Dovete immaginare che ci sia una specie di pausa, di pressione su quella consonante prima di continuare. Pena, penna. Notate? La E in pena era più lunga. La N non era così lunga. Nella seconda parola invece è proprio il contrario. Penna. La E è più breve, la N è più lunga, enfatica. Sete, sette. Stessa cosa. Caro, carro. Notate come la A è più lunga nella prima parola. Caro, carro. Lo so, quando noi italiani parliamo velocemente, è molto probabile che queste doppie si sentano meno. Questo può rendere difficile capirle nell'ascolto. Quando parlate voi, pronunciatele con chiarezza per evitare fraintendimenti. E passiamo invece al prossimo errore di pronuncia, che riguarda una sola lettera, la Z. Eh già, questa è una lettera un po' imprevedibile nell'alfabeto italiano, perché ha due suoni completamente diversi. Chiamiamoli in modo semplice, non voglio riempirvi di parole troppo formali. Z dura, che è un po' come ts, che è come se diceste t, s insieme, in un unico suono, ts. E la Z morbida, z, che è un po' l'unione tra d e z, z. Come si distinguono? Mettete la mano sulla gola e pronunciate i due suoni. Con la z morbida sentirete una vibrazione. Z. Con la z dura, invece, non c'è nessuna vibrazione. C. E qui nascono i problemi, perché, per esempio, come si pronuncia questa parola? Pizza, con la z dura. Pizza. E questa? Realizzare, con la z morbida, anche se ci sono due z. E non ci sono delle regole. O meglio, ci sono delle tendenze. Vediamo qualche esempio in più e poi vediamo queste tendenze. Per la z forte, pizza, stazione, grazie, silenzio, pazienza. Per la z morbida, zaino, zero, mezzo, realizzare, zona. Dunque, tendenze per orientarvi un po'. Quando la Z è all'inizio della parola, nella maggior parte dei casi è una Z morbida. Zeno, zona, zaino, zio. Il suffisso zione vuole sempre la z dura. Situazione, conversazione. Anche la sequenza Z più I più vocale prende la z dura. Grazie, pulizia, agenzia. Il suffisso izzare e tutte le sue forme
coniugate richiede invece la z morbida. Realizzare, io realizzo, tu realizzi, lui realizza e così via. Attenzione all'eccezione. Azienda, anche se c'è z più i più vocale, si leggerà comunque z e non z. Come vi dicevo, queste non sono regole affidabili al 100%, sono piuttosto delle tendenze. Io so bene che non è facile ricordare tutte queste regole. Ovviamente non dovete imparare tutto nello stesso momento. Non si impara a parlare italiano perfettamente da un giorno all'altro. Serve tanto tempo e tanta pratica. Però una cosa che vi consiglio è, quando imparate una nuova parola, imparatela subito, sia con l'articolo, perché questo vi aiuta con il genere in futuro, e poi andate subito a sentirne la pronuncia. Non dovete soltanto vedere la parola e dire «Oh, ok, questo significa...» No, dovete anche fare pratica di ascolto della sua pronuncia. E a questo proposito, la nostra accademia vi sarà di grande aiuto, in cui trovate ogni settimana il riassunto delle notizie relazionate con l'Italia che noi vi facciamo e ve lo spieghiamo parola per parola. Trovate esercizi su ogni argomento di grammatica e di cultura italiana, podcast per ascoltare dove volete, PDF scaricabili su tutta la grammatica e poi, udite udite, avete la possibilità di parlare per iscritto o anche proprio verbalmente con il nostro chatbot di intelligenza artificiale che abbiamo impostato proprio per l'insegnamento dell'italiano. Quindi è un po' il vostro insegnante di italiano 24 ore su 24. Potete fargli qualsiasi domanda, vi correggerà, vi risponderà e in più sulla piattaforma, facendo un doppio clic su una parola che non conoscete, potete salvarla nelle vostre proprie flashcard e avete anche la possibilità di ascoltarne la pronuncia e poi potete ripassare le flashcard quante volte volete. Inoltre, se vi iscrivete alla nostra accademia visitando questo link che vi lascio anche in descrizione, lernamo.com/accademia, avrete anche la possibilità di unirvi al nostro esclusivo gruppo Telegram, dove ci sono anche io, in cui potete chiacchierare con altre persone che stanno imparando l'italiano come voi e anche con me. E detto questo, proseguiamo con il prossimo errore. Magia. Lo sapevate, infatti, che in italiano ci sono delle lettere magiche che si scrivono ma non si leggono? Eh già, sono lettere mute. E no, non mi riferisco solo alla lettera H, che comunque è muta. Hotel, hamburger. Mi riferisco, pensate un po', alla I. Ad esempio, gruppi come C o G più A o U. Quando trovate gruppi come Cia, Cio, Ciu, Gia, Gio, Giù, ricordate, la I non si pronuncia. È lì solo per segnalare che dovete pronunciare quelle lettere come C, G, un suono morbido, e non K, G, con suono duro. Insomma, la I fa da segnale visivo, ma non si legge, non si sente. Io dirò ad esempio ciao e non ciao. Notate la differenza. Io dirò cioccolato e non cioccolato. Giacca e non giacca. Gioco e non gioco. Una cosa simile
accade poi con il gruppo sci più a, o, u. Scia, scio, sciù. La I in questi casi si scrive ma non si legge. Serve soltanto a ricordarvi che SC in quella determinata parola si legge sh e non sk. Ma non dovete davvero leggerla, quella I. Io dirò sciarpa e non sciarpa. Asciugare e non asciugare. Sciocco e non sciocco. E adesso udite, udite. Non dimenticate le I storiche. E già, ci sono delle parole in cui si aggiunge la I solo per ragioni storiche. E cioè, nella parola latina originale, la I si pronunciava, ma in italiano moderno è completamente muta. E questo confonde tantissimo gli studenti, che non lo si può sapere con una regola, bisogna impararlo così e basta. Ad esempio, scienza, che non è scienza. Scienza, società, che non è società. Igiene, che non è igiene. Attenzione a un caso speciale, sempre relazionato con la I muta. I plurali in cie e gie. E già, perché io vi ho detto che la I è muta quando il gruppo C o G è seguito da A o U. Però anche in questi casi di plurale in cie o gie, la I è muta. Ad esempio, camicia, camicie e non camicie. Valigia, valigie e non valigie. Quindi ricordate, è lì ma non si legge, tranne se l'accento cade proprio sulla I, su quella lettera. In tal caso la si dovrà pronunciare. Notate la differenza. Camicia, camice, ma farmacia, farmacie, perché sulla I cade proprio l'accento. Strategia, strategie. Quindi questa è la differenza. Non ci credo, siamo quasi alla fine. E vediamo un po' gli errori con due gruppi un po' particolari. GL, GN. Suoni che forse non esistono nella vostra lingua. Infatti devo dire, molti studenti li sbagliano proprio a causa del fatto che non sono presenti nella loro lingua madre. Cominciamo dal gruppo GLI. Quando incontrate questo gruppo, mi raccomando, non pronunciatelo separatamente. Gli, no. Glia, qualcosa del genere? No. È un unico suono. Gli, gli. Un suono prodotto con la lingua contro il palato. Gli, gli. Dovete fare un po' di pratica davanti allo specchio. In spagnolo è un po' come la doppia L di llegar. In portoghese è un po' come LH, gli, figlio. Mi spiace
per la pronuncia in portoghese. In inglese è un po' come la doppia L in million, million. Vediamo degli altri esempi. Figlio, famiglia. Notate come anche qui la I non è troppo marcata, tipo figlio, famiglia. No, è più come famiglia, aglio, meglio. Quindi non separatele e non usate il gl suono. È sbagliato. È piuttosto gli. Cosa succede invece al gruppo GN? Anche questo è un suono molto unico ed è piuttosto come gn, che in spagnolo è come N con tilde, mañana. In francese è come in italiano GN, champagne. In inglese è come NY in canyon, più o meno. Gnocchi, bagno, signore, cognome, montagna. Anche in questo caso si tratta di un unico suono, gn. Non separateli, non pronunciate la G come un G. Gn, gnocchi, no, gnocchi. Fate tanta pratica davanti allo specchio. Registratevi, riascoltatevi. Questo aiuta un sacco. E poi provate a pronunciare le parole mentre le ascoltate. Anche questo vi aiuta un sacco. Per esempio, come vi dicevo, se la salvate nelle vostre flashcard su Lernamo, nell'Accademia, cliccate sul tasto per la riproduzione, ascoltate, cliccateci di nuovo e pronunciatela insieme alla voce. Questo farà la differenza a lungo andare. Credetemi. Per l'Accademia potete iscrivervi visitando questo link, lernamo.com/accademia, e vi ricordo anche, se ancora non lo avete fatto, di iscrivervi anche alla nostra newsletter. La nostra newsletter è gratis, ma riceverete una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Riceverete anche dei materiali esclusivi sulla lingua, la cultura e ogni settimana un episodio di una storia divisa in capitoli. Quindi in base al vostro livello, principiante, intermedio o avanzato, riceverete un capitolo della storia ogni settimana con le avventure dei personaggi, ripasso grammaticale, esercizi e così via. Adesso dobbiamo fare un piccolo esercizio, però prima vi ricordo che se volete approfondire la questione della pronuncia corretta in italiano potete guardare il video dedicato proprio a questo argomento che trovate come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. Adesso vi presenterò 3 frasi e vi lascerò tempo per pronunciarle a voce alta. Dopodiché le leggerò per voi e dovrete scrivermi nei commenti se le avete pronunciate bene o se avete commesso qualche errore. Mi raccomando, non barate. Eccole qui. Se avete bisogno di più tempo potete mettere in pausa il video. Intanto vi ricordo che sul nostro sito web lernamo.com potete trovare la trascrizione scritta del video con più approfondimenti, più esempi e alla fine dell'articolo ci sono anche gli esercizi interattivi per fare pratica e per ripassare. È un podcast che potete scaricare e ascoltare quando e dove volete. Tra l'altro ogni articolo è tradotto in 2 lingue e per trovarlo più facilmente potete andare nella sezione lezioni, barra di ricerca e digitare le parole chiave. Così vi apparirà più facilmente. E adesso
Alzate il volume al massimo, mettetevi le cuffie se ancora non lo avete fatto e ascoltate la pronuncia. Anzi, il mio consiglio è: mettete in pausa il video, registratevi mentre le leggete e poi fate partire la vostra registrazione e poi la mia pronuncia e vediamo un po' se coincidono. Mio nonno abita in montagna e ogni domenica fa gli gnocchi con l'aglio. Lo leggo più velocemente. Mio nonno abita in montagna e ogni domenica fa gli gnocchi con l'aglio. La società moderna utilizza la scienza per migliorare l'igiene. La società moderna utilizza la scienza per migliorare l'igiene. Loro comunicano sempre in silenzio. Hanno un'abitudine davvero strana. Loro comunicano sempre in silenzio. Hanno un'abitudine davvero strana. Com'è andata? Fatemelo sapere nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, lasciarci un mi piace che ci aiuta un sacco con l'algoritmo, aiuta a promuovere il video a più studenti di italiano e non dimenticate anche di seguire l'Ernamo su tutti gli altri social. Io vi saluto, ma ci vediamo prestissimo in un nuovo video.